Nel 1948 un inventore di Lecco costruisce un sommergibile per fare qualcosa che nessuno aveva mai osato anche immaginare prima: posarsi sul fondo del lago di Como a 412 metri di profondità. Ho raccontato questa storia più volte nei miei video e anche nelle conferenze che apro al pubblico. Avevo voglia di farlo in un modo diverso, nuovo, attraverso un medium che non avevo ancora sperimentato, il fumetto. È nata così la mia prima graphic novel. Scopriamo insieme come. Chi è Pietro Vassena? Geniale inventore di Lecco che il 12 marzo del 1948 realizzò un record di immersione in profondità con un sommergibile da lui stesso costruito, il C3. Vi lascio tutti questi video che vedete che fanno parte della playlist dedicata a Pietro Vassena sul mio canale, in modo che possiate conoscerlo meglio. Nei mesi scorsi, mentre continuavo a rivedere queste immagini e pensavo nella mia mente, rivivevo la storia di Pietro Vassena, mi è venuto da pensare, da riflettere quanto fosse un soggetto già di per sé questa storia, potentissimo, e come la figura di Pietro Vassena sia in realtà già da sola un personaggio a fumetti incredibile. Pensateci bene, è un genio, un inventore geniale, che ha come titolo di studio la terza elementare, guardate che contrasto, che nonostante sia preso in giro da molte persone e preso in considerazione da poche, cambia per sempre almeno 3 settori: quello della nautica, quello dei motori e quello dell'esplorazione negli oceani. Chi meglio di lui può rispondere alla definizione di antieroe? Ma nemmeno Dylan Dog. Nessuno ha mai scritto questa storia che io amo tantissimo, amo il personaggio di Vassena e voglio fare lo scrittore di fumetti, lo sceneggiatore. Così mi sono detto: che cosa stai aspettando? Scrivila, vai! Se hai già visitato il mio canale lo saprai già, altrimenti vai a scoprirlo alla fine di questo filmato. 2 dei miei video precedenti più visti qui sul canale parlano della vicenda di Pietro Vassena. A lui è dedicata un'intera playlist che ti lascio nelle schede e in descrizione, a testimonianza del forte legame che ormai ho maturato con questa figura. Su di lui ho incentrato il mio primo laboratorio di scrittura nel 2022 e su di lui porto anche nel territorio di Lecco e non solo la conferenza Il genio tornato dagli abissi. Avendo notato quanto questa storia piaccia alle persone, mi sono sentito un po' meno solo. Anzi, diciamo che siamo tutti sulla stessa barca, o meglio, sullo stesso sommergibile, il C3. Così ho deciso di raccontarlo sotto forma di fumetto, ma in una maniera un po' diversa dal solito e particolare. E adesso vi spiego come. Questa storia, ispirata a Pietro Vassena, anche se con un soggetto diverso rispetto a quello che poi ho scritto, avevo già provato nei mesi precedenti a proporla a degli editori. Vi faccio vedere la risposta ricevuta da un editore molto importante, perché credo che sia abbastanza emblematica. Buongiorno Stefano, la ringraziamo per la proposta. Ci siamo confrontati in redazione, ci dispiace, ma riteniamo che il soggetto abbia un'efficacia commerciale troppo limitata per le nostre energie, che non sono quelle di un colosso editoriale. Per questo motivo non siamo interessati a procedere nella lavorazione, ci dispiace, le auguriamo il meglio. Con una risposta così mi sono detto: buttaci dentro tutte le energie che hai, provaci e dimostragli che si stavano sbagliando. Da lettore e da appassionato di fumetti so benissimo che questo settore negli ultimi anni è in crisi non solo economica, ma per tutta una serie di motivi: il calo delle vendite, la chiusura delle edicole, quindi del fumetto popolare da edicola, ma non soltanto. È cambiato il modo di fare comunicazione, sono cambiati i medium di comunicazione che vanno per la maggiore tra i giovani ed è tutto veramente diverso rispetto a 20 anni fa, per esempio. Ma sono convinto che il fumetto resti un mezzo di comunicazione potentissimo per raccontare alcune storie, far passare alcuni messaggi. Non mi sono scoraggiato, mi sono detto: Stefano, sei un giornalista da ormai 25 anni, hai un sacco di contatti, falli fruttare. Se vuoi continuare a fare dei fumetti, dei progetti a fumetti di qualità in maniera indipendente, ingegnati e trova un modo per farlo. Così ho preso il coraggio in mano e sono andato a bussare alle porte della Canottieri Lecco, la società sportiva più antica e gloriosa della città in cui sono nato e in cui lavoro da sempre, e ho avuto 2 fortune.
La prima a trovare un presidente gentiluomo, Marco Cariboni, attento e innamorato a sua volta della storia di Pietro Vassena, il quale Vassena proprio in Canottieri ha ambientato la fase di sperimentazione del C3, la partenza e l'arrivo dopo il record di Argenio. La seconda fortuna, essere conosciuto e stimato grazie a 25 anni di professione giornalistica e attenzione al mondo dello sport lecchese. Qualche volta la bontà del tuo lavoro a quanto pare torna indietro. Una volta trovato chi fosse disponibile a sostenere e a produrre questa avventura editoriale, non mi rimaneva che cercare un disegnatore e un editor. Così mi sono rivolto alla Scuola del Fumetto di Milano, con cui avevo già avuto modo in passato di interloquire per degli altri miei progetti a fumetti, che spero possano vedere la luce nei prossimi mesi. Ed è nata così una collaborazione assolutamente proficua e prestigiosa anche. Ed ecco dalle selezioni effettuate spuntare le candidature di Gabriele e di Nicola, due professionisti che proprio alla Scuola del Fumetto hanno studiato e si sono formati. Durante tutta l'estate del 2025 ho scritto il soggetto e poi la sceneggiatura, cercando di abbinare alla vicenda biografica di Pietro Vassena una cornice più narrativa, di fantasia, per poterla raccontare. Gabriele e Nicola si sono divisi le tavole dei due piani temporali della storia, con la supervisione di Giuseppe, editor che è anche insegnante della Scuola del Fumetto di Milano. La mia funzione non è soltanto quella di scrittore della storia, ma un po' più in generale di coordinatore editoriale del progetto. Mi sto occupando di diversi aspetti, anche quello della stampa e della distribuzione insieme a una tipografia di Lecco, nel tentativo di poter far leggere questo fumetto a chiunque lo volesse. La vicenda di Pietro Vassena è una storia che può ispirare tanti, provate a pensarci, serve solo intraprendenza, fantasia e costanza nel raggiungere un obiettivo che sembra altrimenti proibito, anche per chi volesse realizzare dei fumetti o in altri settori. Ragazzi, è la stessa cosa, vale sempre lo stesso principio, ingegnandosi, con un pizzico di fortuna e magari anche aspettando che le tempistiche si incastrino bene, è possibile realizzare i nostri sogni. Questa graphic novel non è soltanto un mio progetto, è un modo anche per mantenere viva una splendida storia italiana, di genialità e imprenditoria italiana. Se ne avrete voglia vi porterò attraverso tutte le fasi di realizzazione di questo lavoro fino alla pubblicazione. Pietro Vassena è andato in profondità con il suo sommergibile, il C3. Io voglio farlo con l'inchiostro sulle pagine di questa storia. Nei prossimi mesi sarò qui per raccontarvi tutto, sino alla pubblicazione di questa graphic novel. Seguitemi, ciao!